La festa di San Juan o Noche de San Juan si celebra, come dicevo prima, nella notte tra il 23 e il 24 di giugno. È una festa antichissima legata al solstizio d'estate, anche se tecnicamente il solstizio sarebbe il 21, però per via di cose è stata decisa questa notte, che tra l'altro la notte del solstizio è anche la notte più corta dell'anno e simbolicamente rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre. Quindi già questo dà un fattore di misticità. Ci sono due protagonisti di questa festa, che sono il fuoco e l'acqua. Il fuoco perché appunto ci sono in spiaggia o comunque nei vari luoghi, e qui a Fuerteventura, sono dei famosi falò chiamati hogueras, che servono per purificare e bruciare il vecchio, le energie negative e i brutti ricordi. Questo è un rito di rinnovamento, quindi solitamente si scrivono dei desideri, da cose da lasciare andare appunto sul foglietto e poi si gettano nel fuoco e pensando alla purificazione, un po' come il nostro fuoco di Sant'Antonio anche che festeggiamo in Italia, soprattutto noi al nord, e noi a Vimercate dal ponte di San Rocco, che così, piccola menzione a questo ponte meraviglioso. E l'altro protagonista è l'acqua, ok? Quindi, specialmente quella del mare, che ha un potere rigenerante e curativo e la tradizione vuole che a mezzanotte si faccia un bagno, ci si tuffi, poi vedremo qua, io non sono mai stato a questa festa, ma sono curiosissimo. Si dice che già bagnare i piedi già è simbolo di purificazione, però se riuscirò a farmi un bagno me lo vorrò fare sicuramente. Inoltre c'è un'altra, essendo una notte di magia, di desideri, di riti propiziatori, pensate che ci sono culture, ma anche in Italia si fa, che preparano l'acqua di San Giovanni usando la rugiada di San Juan. Ok, questo è un rito che io conosco da qualche anno perché una carissima persona mia eh, lo fa in Italia. Io qua purtroppo è un po' difficile a Fuerteventura perché i fiori tradizionali di quest'acqua è difficile trovarli. Però da Treviso Today, ok, ho trovato questa informazione su internet e si dice appunto che il 23 di giugno è la notte magica durante la quale si prepara l'acqua di San Giovanni. Come funziona? Si mettono dei fiori e andando a leggere questo articolo potete trovare quali sono, nell'acqua messa all'esterno, okay, e durante la notte questi fiori che devono essere sopra raccolgono cioè non vanno immersi i fiori, ma vanno lasciati in superficie, raccolgono la rugiada e quindi la mattina dopo, usando quest'acqua, bagnandosi e sciacquandosi, usandola per purificarsi, diciamo, ha un effetto curativo e magico. E infatti a me queste cose mi fanno impazzire. Non credo che la farò, ribadisco, perché non ho i fiori che dice la tradizione, però vi invito a farlo. Alla fine sono tutti riti che uno dice funziona o non funziona, chi lo sa. Se ci credi tutto funziona, ma comunque anche se non funziona non hai fatto niente di male. Se funziona hai vinto. Quindi perché evitare di farlo? È una delle feste più sentite e partecipate. Infatti le spiagge, tante spiagge a nord, al centro e al sud hanno organizzato, diciamo, la serata, hanno organizzato delle feste in onore appunto di questo evento. Cosa succede? Si riuniscono persone, si crea la verbena, quindi ci saranno dei palchi dove sono stati organizzati già dei concerti e quindi tutta la notte si andrà a ballare, a stare in compagnia e a purificarsi, ok, vivendo gioiosamente la festa. E infatti è una notte di famiglie, di gruppi di amici, è proprio festeggiare in allegria, condivisione e magia. Inoltre si accendono anche qua enormi falò sulla spiaggia, si mangia, si beve e si beve soprattutto il vino affruttato qua alle Canarie è super dolce che sembra un succo di frutta, si canta, si balla fino all'alba. È un vero e proprio rito collettivo e il momento clou è ovviamente la mezzanotte quando tutti
corrono a fare il bagno e soprattutto a mezzanotte partono i fuochi artificiali dal mare e sarà uno spettacolo incredibile. Dovremmo avere i fuochi d'artificio, un video dei fuochi, e fai pure vedere. Questo è un video, non è mio, ragazzi, è un video che ho trovato online perché, come dicevo, non sono mai stato alla festa e degli amici che sono stati non hanno ripreso l'anno scorso. Però guardate che figata, tutti lo spettacolo pirotecnico, e infatti una delle cose che mi interessano proprio è quello show. E quindi immaginate l'odore del fumo, il suono delle onde, la musica, le risate, è un'atmosfera unica che unisce modernità e tradizioni ancestrali. Per i canari è un momento per riconnettersi con la natura, con la comunità e per dare il benvenuto all'estate con speranza e gioia. Anche perché, appunto, essendo nel periodo del solstizio, diamo il benvenuto all'estate, la stagione quella che diciamo un po' tutti amiamo, è la stagione dell'amore, come diceva il grande Battiato. Quindi qui a Fuerteventura, soprattutto qui al sud, la festa sarà ad Ajuy. Ajuy è un piccolo villaggio di pescatori che si trova nel comune di Pácara. Vi do questa piccola chicca: il comune di Pácara è il secondo comune più grande di Spagna, ok? Ed ha come superficie, ed ha una superficie veramente estesa e prende un sacco di terra. E se andate a vedere Fuerteventura, praticamente da La Laita in giù, anzi dalle Grotte che sono ancora più a nord, è tutto Pácara, e quindi è un terreno super super esteso. E dicevo, ad Aui ci sono intanto una spiaggia nera meravigliosa, vulcanica, e a come Forteventura non è facile trovare spiagge nere, diversamente da tutte le altre isole Canarie, dove le spiagge nere sono protagoniste, mentre Forteventura è molto più spiagge bianche, anche perché è una delle isole più antiche. Ma questo poi ne parleremo magari in un'altra live, raccontando un po' la storia di Fuerteventura. Ad Ajuy, in particolare, si trovano le grotte di Ajuy, e qui c'è tanto da dire, o meglio, ci sono tante peculiarità e tante storie, tante leggende, ovviamente. Immaginate delle grotte su un'isola, e adesso vi vado a dire qualcosa. Praticamente, dal punto di vista storico e geologico, le grotte di Ajuy sono tra le più antiche delle Canarie. Addirittura, e questa cosa mi ha fatto ridere, sono ancora più antiche dell'isola di Fuerteventura stessa, perché parliamo di sedimenti oceanici e marine emersi nel tempo fa, e quindi poi dopo l'isola si è continuata a sviluppare. Cioè, quando ho letto questa peculiarità ho detto, porca miseria, cioè ancora più vecchie dell'isola, quanto sono importanti. E camminare qui è come fare un viaggio indietro nel tempo geologico. Si pensa che queste grotte siano state usate come rifugio dai Majos, gli aborigeni dell'isola, e successivamente dai pirati e dai contrabbandieri. Inoltre, pensate, questa è interessantissima, proprio qui nella baia di Ajuy sbarcò Jean de Betancourt, che nel 1402 iniziò la conquista delle Canarie, cioè fu il conquistatore delle Canarie. Incredibile, proprio lì, cioè è un punto nevralgico. Tra l'altro, vabbè, culturalmente le grotte sono avvolte da un di mistero e leggenda, ci sono storie di tesori nascosti, dei pirati, di passaggi segreti, e fanno poi parte dell'immaginario collettivo locale. Sono un simbolo dell'identità di Fuerteventura, e infatti quando uno viene qui in vacanza, generalmente è uno dei punti top da visitare. Io la consiglio sempre, anche perché sono facili da arrivare. Ci ho portato addirittura mia nonna nelle grotte, quindi tutti ci sono dei sentieri. È un posto veramente veramente bello, e in più con questa festa, ragazzi, sarà epico. E quindi, ricapitolando, la Noce di San Juan è una festa di fuoco, acqua e rinnovamento, celebrata con grande passione in tutte le Canarie. Viverla ad Ajuy, con lo sfondo delle sue grotte, aggiunge un tocco di magia e mistero in più. E quindi, ragazzi, io vi aspetto, se la prossima settimana qualcuno di voi sarà a Fuerteventura, vi aspetto qui. La cosa bella ad Ajuy è che è iniziato lunedì, e quindi la festa si continuerà a svolgere
fino appunto a settimana prossima, fino a quando ci sarà l'evento clou di San Juan, però essendo feste popolari non si fa un giorno solo, ci sono eventi ogni giorno che appunto state vedendo in sovraimpressione, quindi potrete partecipare. Stasera, se non sbaglio, c'è il bingo, quindi per chi volesse andare, per chi fosse qui a Forteventura potete andare, ma ribadisco, in questa settimana Ahui sarà in festa, quindi mi raccomando, se potete fateci un salto perché non ve ne pentirete. E direi che concludiamo l'argomento grotte, l'argomento San Juan e quello che ne comporta. Se ti è piaciuto il video metti un like e se ancora non lo fai segui il canale. Mi raccomando, ti ricordo che Positive Vibration è un progetto di divulgazione culturale fatto da ragazzi che hanno bisogno di te per crescere e per migliorarsi, quindi per cortesia seguici e dai il tuo contributo. Bella lì, ci vediamo al prossimo video. Positive Vibration, libertà e creatività, inclusione.